Dal genio di Alex Issigonis nasce come fenomeno di costume, design e soluzioni innovative. Mini nel nome, ma Maxi nella sua storia. Lo scopriamo con Cristiano Luzzago. Cari amici appassionati di automobili da collezione, nel momento in cui stiamo registrando questo breve documentario è in corso ormai da 2 mesi la drammatica guerra in Ucraina. In conseguenza a questo sappiamo che milioni di persone sono costrette ad emigrare e questo mi ha fatto pensare ad Alex Issigonis, il creatore delle Mini, che noi abbiamo qui oggi in una piccola rappresentanza. Alex Issigonis infatti era di famiglia greca e il padre era un imprenditore nell'ambito navale, nato a Smirne, ma nel 22 lui e tutta la famiglia, in seguito alla guerra della Turchia contro la Grecia, nella quale ovviamente la Grecia ebbe la peggio, furono costretti ad emigrare e dopo una prima sosta nell'isola di Creta, Alex Issigonis andò in Inghilterra dove studiò al Politecnico di Battersea e da lì iniziò una carriera nel campo automobilistico impegnato in varie aziende. L'azienda nella quale lui ebbe la maggior notorietà fu proprio la Morris, dove in seguito a vari progetti, finalmente nel 1959, quando fu incaricato di costruire e realizzare una vettura adeguata alla nuova crisi petrolifera, al nuovo mercato, una vettura che doveva essere disponibile per tutti, inventò la Mini, che fu il suo progetto più importante, quello che gli rese una notorietà internazionale e che ancora oggi ce lo fa chiamare il padre della Mini. La Mini è una vettura che è sempre stata al di sopra delle righe, nella sua semplicità però ha sempre dato una dimostrazione di originalità e di indipendenza. È stata anche uno dei tanti culti degli anni 60 con i quali si è voluto sdoganare una nuova realtà giovanile. Infatti Mini molte volte viene anche associato alle minigonne, viene associata a Carnaby Street, ai Beatles, a tutte quelle realtà che fecero degli anni 60, degli anni 70 e così a seguire di questa vettura un vero mito senza tempo. Di Mini ne furono sviluppati molti modelli nel corso degli anni. Noi abbiamo qui una rappresentanza di 3 modelli, una Innocenti fatta appunto su licenza in Italia. Abbiamo 2 Rover che sono le ultime produzioni già degli anni 90, ma appunto la Mini fu sviluppata in tanti paesi su licenza proprio perché era una vettura considerata un po' universale e di questo modello ne furono fatte un'infinità di versioni e furono utilizzate nelle competizioni, nel tempo libero, furono realizzate delle versioni station wagon, così come vediamo in questo modello anche una Cabrio che è una delle ultime produzioni che fra l'altro proprio recentissimamente è stata premiata come uno dei modelli di migliore design al Salone delle Youngtimer che si è svolto recentemente sotto l'egida dell'ASI. La genialità di Alex Issigonis fu non solo quella di creare un'automobile con una linea bellissima che ancora oggi fa innamorare chiunque, ma di creare una vettura che con delle dimensioni ridottissime, e questo grazie anche al motore trasversale e alla trazione anteriore, aveva invece una spaziosità interna molto ampia anche per 4 passeggeri. Nei primi modelli una delle caratteristiche che dava anche molta più abitabilità erano le portiere concave, quindi vuote all'interno, perché non c'erano i finestrini ascendenti, mentre erano scorrevoli. Oggi abbiamo in rappresentanza 3 modelli
che rappresentano due epoche diverse e che sono comunque modelli che hanno delle peculiarità abbastanza singolari. Infatti, mentre questa rappresenta le prime produzioni, siamo in una macchina del 67, in queste successive, che sono vetture degli anni 90 già col marchio Rover, abbiamo la Cabriolet, che è una evoluzione molto sportiva, molto attraente e molto rara, e abbiamo la Sport Pack, che ha già una dotazione di accessori, essendo una vettura del 98, molto implementata, quali l'iniezione elettronica, l'airbag per il conducente, le gomme di misura aumentata con anche una carreggiata allargata e tanti altri piccoli dettagli che la rendono una vettura di uso più moderno. Quindi i 50 anni di produzione e di storia della Mini hanno lasciato immutato il fascino di tutti questi modelli e anche la possibilità di utilizzo che ne fecero all'epoca i primi possessori ed oggi i collezionisti, che possono spaziare da vetture che sono storiche, quindi i primi modelli, fino alle Young Timer, che sono gli ultimi modelli di produzione degli anni 90.